Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima metà di settembre 2023. Amici del Capricorno, abbiamo gli amanti e la luna. Interessante. Potrebbe esserci qualche notizia dal passato, qualche nostalgia, qualche relazione che ritorna, se è quello che volete, chiaramente. Se no avete sempre il libero arbitrio di poter dire di no. La carta degli amanti è anche una carta che fa riferimento all'amor proprio, oltre che alle relazioni di coppia e all'amore di tipo romantico. E la luna, ragazzi, fa riferimento anche a delle proiezioni, quindi potrebbero essere anche delle proiezioni in amore. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche il mio indirizzo email e le previsioni per il secondo semestre del 2023. Allora, partiamo con un 2 di spade e un cavaliere di bastoni. Abbiamo un cavaliere di coppe, la carta dell'eremita, un re di bastoni, un 4 di coppe, un 6 di coppe e un 10 di spade. Allora ragazzi, ho come la sensazione che sì, potrebbe essere proprio un'energia di tipo romantica. So che questa è una lettura generale, quindi dico potrebbe. E cercate comunque di adattare la lettura alla vostra realtà. Vi dico così perché per qualcuno potrebbe essere una questione affettiva tra fratelli, cugini o comunque diciamo tra parenti in linea, come vi posso dire, non discendenti, parenti laterali, ecco. Allora, partiamo con questo 2 di spade che normalmente fa riferimento a un bivio, a un dubbio, a una scelta che si deve effettuare, ma è come se ci fosse la necessità di guardarsi dentro. mm? Il cavaliere di bastoni. Allora, la prima impressione che ho avuto è che qui sia una sola persona dove ci sia magari già un qualche tipo di contatto con questa persona, di lavoro, in essere, di passione anche, però è come se qualcuno di voi volesse qualche cosa di più con questo cavaliere di coppe. Come la sensazione che ci sia una proiezione, come vi dicevo all'inizio, con la carta anche dell'eremita, sul non voler star soli. C'è qualche cosa che ha a che fare con il sentirsi soli o il non voler rimanere soli. Diversamente potrebbero anche essere due persone diverse che state frequentando e da lì il 2 di spade, quindi la scelta, il bivio. Una persona magari un po' più passionale potrebbe essere, mentre un'altra persona un po' più, diciamo, in linea con voi a livello emotivo, a livello romantico. Queste carte le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal 2 di spade, imperatore, il re di coppe. Sì, ragazzi, potrebbero essere due persone. Se non fosse una situazione romantica, vi dico che potrebbe essere una situazione tra appunto fratelli piuttosto che cugini. C'è un re qui e un imperatore, un re qui, quindi non nego che per qualcuno si potrebbe trattare di una decisione da prendere per quello che riguarda i figli. Ci sono delle regole comunque qui da
capire, mi verrebbe da dire. Cioè, perché l'imperatore è sempre una di quelle carte che parla di prosperità materiale, abbondanza materiale, mentre il Re di Coppe è una di quelle carte che parla di prosperità emotiva, di maturità emotiva. È come se si stesse cercando di fare la scelta giusta. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni, il giudizio e 9 di coppe, ragazzi. Io direi che con questa persona ci potrebbero essere delle belle prese di consapevolezza. C'è la carta del 9 di coppe, una carta di sogno compiuto. Quindi ho come l'idea, siccome c'è anche la luna qui e il giudizio qui, questo Cavaliere di Bastoni potrebbe essere qualcuno che, che fa riferimento al passato. Potrebbe essere qualcuno che torna, sì. E vi dico che nella prima settimana di settembre potrebbe esserci proprio questo momento dove vi sentite pienamente appagati. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Re di Bastoni nuovamente, 6 di Pentacoli e Fante di Coppe. Ho come, ehm, ho come l'idea, ragazzi, che qui abbiate bisogno di una sorta di rivalsa. È come se aveste bisogno che questa persona vi desse qualche merito in più, mi viene da dire, ok? Se sono due persone diverse, è come se, diciamo, per chiudere il cerchio, avresti bisogno di parlare di nuovo con questa persona. Se i due cavalieri fossero due persone distinte, sento una sorta di volontà di rimettere in equilibrio le cose con questo cavaliere di coppe. Andiamo a vedere l'eremita. Ragazzi, se fosse una questione tipo lavorativa, io ho come la sensazione che qui vogliate la possibilità di rimettere a posto le cose. Allora, l'eremita è spiegato dal carro e dal sette di pentacoli. Mm. Io credo che qui, perché sono due carte contrastanti, questa è una carta statica, una carta che parla di pazienza, mentre questa è una carta che parla di spostamenti, di viaggi. Come se doveste fare un attimo di punto della situazione per capire che direzione dare a questa relazione o a questa situazione. Andiamo a vedere il re di bastoni. Quattro di pentacoli e quattro di spade. Mm. Interessante perché il re di bastoni ce l'avete anche qui. Ragazzi, è come l'idea che se state aspettando una promozione, un aumento di livello, un incarico nuovo, ho come la sensazione che potrebbe arrivare con questo re di bastoni, però avendo anche il 4 di pentacoli e il 4 di spade, vi dico che potrebbe non essere oro tutto quello che luccica, quindi non essere realmente quello che vi aspettavate. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo la luna nuovamente e un fante di spade. Ragazzi, qui ci sono delle proiezioni. C'è qualcosa che non vedete, di cui non vi state rendendo conto? Mm. Andiamo a vedere il 6 di coppe.
8 di coppe, 8 di pentacoli, cavaliere di coppe nuovamente, la torre e la sacerdotessa. Allora, con il 6 di coppe, che è sempre una carta che fa riferimento al passato, fa riferimento all'amore platonico, all'amore romantico, quello che si vive durante l'adolescenza, ragazzi, quello che fa vivere ancora le farfalle nella pancia. Io ho come la sensazione, ehm, ho come la sensazione che dobbiate rivalutare l'idea che avete di amore piuttosto che di relazione, ok? Perché qui c'è qualche cosa che fa riferimento all'ego e al fatto che dovete far crollare queste sicurezze sulle quali si è basata la vostra idea fino ad adesso. Ora, vi dico questa cosa, non risuonerà per tutti sicuramente, però io ve la dico. Se state cercando di far fare incantesimi, legamenti per far tornare qualcuno, tenete sempre presente che queste cose non funzionano. Funzionano per un po' e poi cascano, ok? È come se scivolassero nel vuoto. Perché in questo momento la Terra sta cambiando la vibrazione. Quindi quel tipo di pratiche sono di un'era antica, di un'era passata e quindi è come se adesso non riuscissero più a integrarsi nella vibrazione della Terra. Quindi fondamentalmente non buttate i soldi. C'è un 10 di spade. Siete voi che dovete chiudere un vostro ciclo di pensiero, mi viene da dire, perché qui con la luna, ragazzi, sono proiezioni. Voi siete convinti di una cosa, il vostro ego è convinto di qualche cosa, ma la realtà non è quella. Voi non siete in grado in questo momento, vi ricordo che partite da un 2 di spade, che negli arcani tradizionali è raffigurato da una donna bendata. Quindi non siete in grado in questo momento, anche con il 4 di coppe, che è la carta della cecità, di vedere chiaramente. Però arriverà in qualche modo questa presa di consapevolezza, perché avete comunque anche la sacerdotessa, che è la carta che vi dice che riuscirete a vedere oltre la dualità della situazione. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere come una situazione anche lavorativa a livello a conduzione familiare. Ho come questa sensazione, però non sento che sia una situazione che vi appaghi al 100%. Andiamo a vedere con Osho cosa si vede e cosa non si vede. 5 di denari. E il carro, ragazzi, che ci avete già qui. Allora, questa carta parla di qualcuno che si sente bloccato, ma se ci fate caso, il lucchetto è aperto, non so se si vede. Bisogna solo toglierlo e sfilare la catena, in realtà il cancello è aperto, quindi è un po' come se vi dicessero di togliervi da queste gabbie mentali, proiezioni mentali. E poi abbiamo appunto il carro. È interessante perché in questo mazzo è una figura come se si aprisse un velo, ok? Come se si stesse cercando di aprire questo velo così ed uscisse una figura completamente diversa da quella di fondo, da quella di base, no? È un po' come se vi dicessero: prendete voi in mano le redini della vostra vita attraverso l'eremita, attraverso questa fase di introspezione, di solitudine, capite qual è la vostra verità, cosa è valido per voi, quali sono i vostri valori e da lì andate avanti. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Tenete presente che con la carta del giudizio qui ci potrebbe essere una chiamata di qualcuno del passato. Vi dico che potrebbe essere un interesse prettamente passionale. Andiamo a vedere con gli oracoli.
Va bene, questa vuole uscire. Carta numero 38, essere imparziali. Guardatevela, vi alzo anche il 6 di pentacoli perché è una carta, è l'arcano minore della carta della giustizia praticamente. Questa carta è una carta numero 38 e la sento un po' anche come la sacerdotessa, se ve la devo dire tutta. Eh, Parla di, guardate, sì, proprio come 6 di pentacoli, riempie i due piatti della bilancia in modo che siano in equilibrio. E qui vi dice di appunto fare le cose in modo giusto, in modo equo. Tenete presente che la giustizia, che è l'arcano maggiore di questa, adesso non mi ricordo dove era, parla di tagliare quello che non serve proprio per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Comunque, quando vi trovate all'interno di una situazione, va bene rendersi conto della responsabilità che ha avuto l'altro, ma è anche giusto rendersi conto della propria responsabilità all'interno della situazione. Bene, amici del Capricorno, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento, con un like, con una condivisione. Se avete piacere potete iscrivervi, abbonarvi o lasciare una donazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!